uscito da poco il sondaggio sul mercato delle abitazioni in Italia, fatto dalla Banca d'Italia su base trimestrale, relativo quindi al trimestre appena passato. Il sondaggio, se non lo conosci, intervista quasi 1500 agenti immobiliari chiedendo loro come è andato il trimestre di riferimento per quanto riguarda il loro mercato, le aspettative sia poi per il loro mercato sia per il mercato nazionale. Andremo velocemente a verificare quali aspetti non sono cambiati rispetto al trimestre passato, quindi al sondaggio precedente, ma vedremo soprattutto come c'è un trend evidente di aspettative che può darci un'anticipazione di quello che potrebbe verificarsi a breve sul mercato immobiliare italiano. Ma prima di iniziare lascia che mi presenti Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. E per fare operazioni immobiliari bisogna conoscere bene il mercato immobiliare e quello che potrebbe succedere. Vediamolo quindi insieme. Facciamo prima un veloce excursus su tutti gli aspetti che non sono sostanzialmente cambiati dal report precedente. Per quanto riguarda le vendite, le agenzie continuano a vendere, ma si tratta di immobili sostanzialmente acquisiti che già facevano parte del loro stock, mentre invece si evidenzia una fatica a fare nuove acquisizioni di immobili. Sì, perché c'è da dire che anche per quanto riguarda le acquisizioni c'è un problema evidente dato dal fatto che comunque la principale causa di interruzione di mandato a vendere da parte delle agenzie deriva proprio dal fatto che attualmente esiste uno scollamento molto marcato che tende peraltro ad aumentare tra il prezzo desiderato dai venditori e quello che vogliono o semplicemente quello che possono permettersi i potenziali acquirenti che si rivolgono all'agenzia. A proposito di acquirenti, è davanti agli occhi di tutti che siamo in una situazione in cui i tassi di interesse sono notevolmente aumentati. Circa 1 su 3 delle agenzie intervistate ha riferito che i suoi potenziali acquirenti fanno fatica ad accedere a un mutuo. La cosa di cui molto meno spesso si parla è che questo incremento dei tassi è stato assolutamente improvviso, è stato repentino. I tassi di interesse sono ormai quadruplicati nel giro veramente di pochi mesi. Questo come si riflette sul mercato immobiliare? La decisione di comprare un immobile molto spesso è legata comunque a delle tempistiche che non riguardano spesso settimane e neanche mesi. La famiglia solitamente quando decide di comprare casa passa un intervallo di tempo che può essere anche significativo da questa volontà e poi dal mettersi effettivamente alla ricerca di un immobile. Quindi molto spesso persone, privati, famiglie che comunque volevano comprare casa avevano fatto delle previsioni sul loro potere di acquisto prima dell'aumento dei tassi e adesso purtroppo si trovano a scontrarsi con un mercato più duro in termini di offerta, ma anche più difficile per quanto riguarda l'accesso al credito e quindi tutto questo comporta in un ridimensionamento delle possibilità di acquisto da parte degli acquirenti, di coloro che se lo possono permettere e addirittura nella impossibilità per alcuni di accedere al credito e quindi di comprare casa. Un mercato in trasformazione, un mercato in cambiamento in cui i prezzi sicuramente in qualche modo dovranno adeguarsi, anche se non è il parere previsto da tutti. Trovi un mio video sopra che parla del perché questo adeguamento dei prezzi tarda ad arrivare, se mai arriverà. Comunque, passando ad altri aspetti del report, vediamo che la quota di mutuo richiesto su totale importo si aggira intorno all'80%. Vediamo che questo è un valore che sta leggermente scendendo nel corso del tempo. Questo potrebbe stare a significare che comunque le persone utilizzano maggiormente la propria liquidità personale, quindi la famiglia viene incontro alle esigenze magari dei figli per il finanziamento della prima casa e quindi si accede leggermente di meno al credito bancario. E questa è una tendenza che si verifica ed è confermata anche dai fatti, perché anche io recentemente gli immobili che ho venduto erano immobili che sono stati acquistati in contanti o comunque con dei mutui anche al 60%, quindi decisamente inferiori rispetto alla media del recente passato. Oltre a questo c'è anche da dire che
per quanto riguarda gli altri dati, la maggior parte degli altri dati non entreremo nel merito, ma si rivelano sostanzialmente inalterati. La cosa per me qui fondamentale da puntualizzare è relativa alle aspettative. Non soltanto le aspettative del trimestre in corso, ma anche le aspettative per il trimestre successivo, perché vediamo che c'è stato un sostanziale crollo nel tempo delle aspettative che è arrivato a calare anche di meno 25 punti percentuali. Questa è una tendenza molto forte. Se si vede chiaramente la differenza rispetto al trimestre precedente, si può verificare come le aspettative siano peggiorate, ma se si rapportano queste aspettative a un anno fa, quindi al 2022, stesso trimestre di quest'anno, si vede come c'era un cauto ottimismo, comunque eravamo su un saldo di aspettative tra negative e positive superiore, quindi c'era un ottimismo molto cauto che è andato via via decrescendo nel corso dei trimestri. Questo riguarda sia le aspettative per quanto riguarda il mercato locale, sia le aspettative per quanto riguarda il mercato nazionale, lasciando intravedere uno scenario non del tutto roseo per i mesi a venire. Cosa davvero succederà lo staremo a vedere, perché il mercato non è spesso prevedibile come si può credere. Di sicuro è un mercato lento, il mercato immobiliare è un mercato sicuramente molto più lento di altri mercati e quindi potremmo dover attendere del tempo per vedere gli effetti di qualcosa che però potrebbe essere già iniziato. Metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi e quali sono le tue aspettative per quanto riguarda il mercato immobiliare italiano. Io come sempre ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video e alla tua prossima operazione immobiliare.